Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere un prodotto veramente interessante che mi hanno mandato, ho avuto modo di testare e ve lo porto sul canale con piacere. È un prodotto molto smart, una serratura che viene sostituita al posto di quella esistente e che dà tutta una serie di possibilità di apertura che possono essere via app, via codice, via tag, insomma vedremo che ha varie possibilità e che funziona bene, devo dire. Ma prima di andare avanti col video vi ricordo di iscrivervi al canale, ci mettete pochissimi secondi e mi fareste un grosso favore. Ora vi faccio vedere cosa vi arriva, ve la spiego in breve e poi vi faccio vedere dal vivo come si monta su una porta dotata di cilindro europeo. Questo è importante specificarlo perché potrete montarla dovunque ci sia un cilindro con questa forma, ok? Cilindro europeo, ma chiaramente non può essere montata in una porta tipo questa che monta una vecchia serratura a doppia mappa. Qui non si può montare a meno che non venga fatta sulla porta una conversione da serratura tradizionale a cilindro europeo. Il cilindro europeo è uno standard, quindi se avete una porta che vi è stata venduta o installata con cilindro europeo state sicuri che questa serratura potete montarla, ma vedremo anche tutti i vari dettagli del caso, cosa bisogna controllare per essere certi. Questa è la confezione che vi arriverà a casa, niente di particolare, nessuna caratteristica specificata all'esterno. Analizziamo quindi il contenuto e poi parliamo dei dati tecnici. Troviamo subito un po' di manualistica, una brochure di presentazione. In italiano troviamo invece la nota se abbiamo bisogno di restituire il prodotto per problemi di garanzia, quindi un'assistenza italiana ma non un'assistenza diretta in Italia. Fa sempre riferimento al sito globale. Poi troviamo il manuale, qui c'è scritto SOHO perché questo è il codice della versione che abbiamo in prova. Manuale che a pagina 54 ha comunque tutta una sezione in italiano, tradotta devo dire abbastanza bene, ma tutta la parte di installazione e di montaggio la facciamo direttamente noi insieme. Veniamo ora al contenuto vero e proprio della confezione. Dunque troviamo 1, 2, 3 tag programmabili da usare tipo portachiavi. Questi, avvicinandoli alla serratura dopo averla risvegliata dallo standby, permettono l'apertura senza utilizzare il codice e senza utilizzare l'app. Abbiamo poi una chiave a brugola molto piccola in dotazione, la nostra serratura che adesso analizzeremo meglio. Poi troviamo una scatolina nera con all'interno un'altra brugola ancora più piccola, due grani molto piccoli di ricambio e un guscio in silicone da mettere sulla parte esterna, quella con il tastierino, per preservarla da polvere e utilizzo con mani magari non particolarmente pulite. Quindi i cantieri, ambienti sporchi danno questa protezione in dotazione. Dunque la serratura è completamente in acciaio, il blocco pesa la bellezza di 400 grammi. C'è la parte del cilindro con il gancio di attivazione, la parte interna con il pomello da girare e la parte diciamo all'esterno, quindi questa serratura sostanzialmente viene montata con una parte interna accessibile ovviamente da chiunque per l'apertura, mentre diciamo la parte esterna è quella che rimane protetta. Qui davanti abbiamo il QR code per l'installazione e molto importante vi farò vedere che qui c'è anche uno sportello fondamentale per l'apertura di emergenza, quindi se vi danneggiano la serratura, se si scaricano le batterie e non ne avete di scorta, in qualsiasi condizione lei non funzioni più regolarmente, quindi anche in tentativi di manomissione o quant'altro, basta collegare una power bank micro USB a un connettore che c'è qua sotto e riuscite a fare tramite il Bluetooth dell'app un'apertura di emergenza. È fatta comunque molto bene ragazzi, dà una buona sensazione di solidità in mano, richiede appunto 3 batterie AAA, quindi mini stilo, non in dotazione. Qui abbiamo il grano per il fissaggio del pomello interno e qui abbiamo un grano più piccolo che riguarda il pomello esterno. Serratura che misura una lunghezza totale di 19 cm, mentre la parte che sporge all'esterno è di 56 mm, quindi una volta montata dovete fare attenzione ad esempio in caso di porte a 2 ante che nell'apertura questa sporgenza non vada a impattare contro la seconda anta. Realizzata completamente in acciaio inossidabile 304, la parte esterna ha questa sezione del tastierino e del display in plastica nera. Le caratteristiche principali sono che ha una capacità di memorizzare fino a 9 password numeriche per l'apertura, una come amministratore e 9 come utente normale. Di questi tag ne vengono forniti 3 ma ne può gestire fino a 20 e viene garantita per una temperatura di funzionamento da -30 a +60 gradi centigradi.
Come alimentazione chiaramente dipende molto da quando la utilizzate, però mediamente viene garantita una durata dai 10 ai 12 mesi. Come grado di protezione siamo IP44, quindi una protezione proprio minima solo contro gli schizzi accidentali. Ok, ora vi spiego un attimo il principio di funzionamento, che è semplicissimo ma serve per farvi capire bene di che prodotto stiamo parlando. Noi abbiamo il cilindro che una volta montato con la chiave estratta è in questa posizione, quindi con questo aggancio che permette di fare il movimento di apertura della serratura messo in posizione diciamo di riposo neutro. Quando noi inseriamo la chiave ci permette di ruotarlo e quindi questo gancio andrà a muovere tutti i leveraggi interni del gruppo serratura per consentire l'apertura. La nostra serratura fa esattamente la stessa cosa, lo stesso gancio lo ritroviamo sul nostro cilindro Smart. Qual è la differenza? Che dalla parte del pomello interno è sempre collegato, quindi voi dall'interno potrete sempre aprire e chiudere, mentre dall'esterno vedete che gira libero. Gira libero perché finché non viene dato il consenso tramite i vari modi di sblocco, questa parte qua mobile non è agganciata alla parte esterna, quindi questo gira a vuoto, l'aggancio non si muove. Questo è il principio di funzionamento per capire come questa serratura Smart gestisce il comando della vostra apertura. Una cosa molto importante, qui sulla serratura c'è impresso un codice ID, segnatelo prima del montaggio perché vi servirà in fase di accoppiamento. Non ci resta che provare a montarla. Perfetto, ora siamo sulla porta dove devo effettuare il montaggio. Vedete che nel mio caso ho una serratura con pomello interno, quindi chiusura e apertura dall'interno, e chiusura e apertura dall'esterno con la chiave. Dall'interno avrò la possibilità di chiudere e aprire la serratura, vedete che esce il chiavistello, mentre dall'esterno lo facevo con una chiave. Dunque la prima cosa da tener conto è lo spessore massimo di porta sul quale possiamo installare questa serratura. Andiamo da un minimo di 55 mm fino a un massimo di 105 mm. In questo caso la mia serratura deve attraversare, compreso il coprinottolino, nel mio caso deve attraversare circa 85 mm, quindi siamo in pieno range. L'altra misura che bisogna rispettare è la distanza tra il centro della serratura e il punto di battuta della serratura, che deve essere di 4 cm, ma questo è uno standard europeo per tutte le porte, quindi non dovrebbe essere diverso. È chiaro che se dal punto di chiusura qua a filo la serratura è posizionata all'interno per 10 cm non possiamo montarla. La prima cosa da fare è identificare questa vite che come altezza si trova sempre sotto alla parte dove c'è questo meccanismo di sgancio. Quindi guardando il nottolino in questo modo, sotto, quindi nella parte bassa del modulo che avete a vista, troveremo la vite, quindi sappiamo che è esattamente questa. Nel caso ce ne fossero altre è un buon metodo per distinguerla. Estraiamo quindi la vite di fissaggio. Perfetto, la stessa vite la useremo per fissare la serratura Smart, non perdetela. La particolarità dei cilindri è che per essere estratti il meccanismo di bloccaggio deve essere interno alla sagoma. Vedete? Non deve essere esterno perché altrimenti non consente lo scorrimento. Se vedete che il cilindro non esce dalla sede, dovete con la chiave inserita o in questo caso col pomello ruotarlo finché non trova la posizione esatta. Vedete che adesso è uscito? E voilà! Io ho estratto il mio cilindro portando il gaccetto in posizione centrale. Ora noterete subito che il cilindro della nostra serratura Smart nel mio caso è molto più corto del cilindro originale, ma questo non è un problema perché la profondità è regolabile. Come si regola? Con la brugola in dotazione andiamo a rimuovere il grano che c'è sopra il pomello, quello della parte interna, quello senza tastini. Viene via e vedete che abbiamo accesso a diverse posizioni per il fissaggio, anche se queste tacche consigliano di non andare oltre questa posizione perché altrimenti non farebbe abbastanza tenuta. Quindi nel mio caso avrò comunque lo spazio per fissarlo senza problemi. Ora che abbiamo liberato la nostra serratura Smart dal pomello interno, possiamo inserirla al posto della serratura precedente. Ovviamente anche in questo caso dobbiamo fare attenzione che il dentino di aggancio sia interno alla sagoma e la inseriamo dall'esterno in questo modo. Una volta inserita la parte esterna dovremo trovare la posizione dove entra la vite. Voilà, quando il filetto inizia a prendere vuol dire che la posizione è corretta, centrata. Avvitiamo la vite di fissaggio,
serrando ma senza esagerare per non spanare la vite, tanto da qui non si muove più. Fatto questo, prendiamo il pomello interno, la parte con la brugola andrà infilata su questa parte con tutti i fori di posizionamento, inseriamo il nostro pomello cercando una posizione di fissaggio che sia il più vicino possibile alla porta o comunque al coperchio di finitura, ma senza che vada a strusciare. Se sentite che è troppo vicina, piuttosto vi allontanate un pelo cercando una delle posizioni disponibili compatibile con la libertà di movimento. Serriamo il grano ma senza esagerare per non spanarlo. Perfetto, arrivati a questo punto la parte esterna e la parte interna sono montate, quella interna dovrebbe già consentire l'apertura e la chiusura della serratura. Perfetto, e ovviamente quella esterna, non essendo ancora attivata, vedete che non fa assolutamente nulla. Ora, per accedere al vano delle batterie e alimentare la nostra serratura, sul lato destro troveremo questa brugola piccolissima che svitiamo con la chiave in dotazione, quella più piccola. Il filetto è stato provvisto di frenafiletti, quindi per eventuali movimenti e vibrazioni non si sviterà da solo. Potete estrarre il coperchio batterie. Voilà! Anch'esso in acciaio inox. Mi raccomando, non perdete il grano, anche se ne abbiamo uno di scorta. Arrivati a questo punto ruotiamo il nostro pomello. Sulla parte inferiore basta farlo scorrere per accedere al vano batterie e inseriamo le 3 mine stilo rispettando la polarità. Dà già un segnale acustico, si accende, possiamo rimettere il coperchio e anche la copertura con relativo grano. Anche questo senza esagerare. Ora entriamo nel vivo della programmazione e dell'utilizzo. La prima cosa da fare una volta attivata è cambiare la password amministratore, quindi premiamo il tasto lucchetto, mettiamo la password attuale che è 1, 2, 3, 4, 5, 6 e inseriamo la nuova. Io in questo caso metto 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto, ovviamente non potete venire a casa mia perché poi la cambierò. Vi consiglio di passare direttamente all'applicazione che troviamo nello store ufficiale, ma cercate WeLock Lite, non WeLock normale, perché era la versione vecchia. La installiamo. Una volta che abbiamo creato l'account e abbiamo eseguito l'accesso al nostro account registrato, andiamo semplicemente qua nella schermata generale dell'applicazione a premere il tasto in alto a destra più. Uscirà fuori che ho bisogno di una fotocamera per scansionare il QR code, gli diamo ok, diamo tutti i consensi e procediamo a inquadrare il QR code sulla serratura. Nel campo qui LockD vi chiede il codice che c'è impresso sul nottolino che vi ho detto in fase di spacchettamento, ma se non ve lo siete segnato non vi preoccupate perché il codice ha 8 cifre riportato anche sulla confezione. Inserisco quindi il mio codice. Arrivati a questo punto si modifica il nome. Perfetto, abbiamo la serratura che è bloccata ma è regolarmente accoppiata. Adesso possiamo premere il bottone sincronizza ora, ad esempio. Lui ricerca il dispositivo, si connette, fa la connessione e dice che l'ora è sincronizzata. La prima prova che possiamo fare è vedere se funziona la gestione tramite app. Quindi da display tocco il tasto del lucchetto, l'app si connette e mi sblocca la serratura. Vedete che dice sbloccata e che possiamo ruotare. E voilà, che funziona perfettamente. Dopo un determinato tempo la serratura automaticamente torna in posizione di sicurezza. Diamo un'occhiata alle impostazioni, abbiamo l'ID, il modello, il nome e abbiamo una voce che si chiama aggiorna serratura per controllare se ci sono firmware nuovi. Non mi dà nuovi firmware, quindi ipotizziamo che sia l'ultimo. Vedete che nell'app ci dà comunque anche lo stato della batteria. Vediamo ora come aggiungere i nostri tag. Per entrare nel menu premiamo il tasto lucchetto 2 volte, entriamo in modalità Manager 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a cercare la voce 82. Esce fuori il menu Card 2. Facciamo Add Card. Dice che la sta aggiungendo, di passarla. Card 01. Possiamo ora aggiungere una seconda. Card 02. Aggiungiamone anche una terza. Card 03. Perfetto, quindi ora possiamo tornare indietro. Come funzionano? La serratura ora è in posizione di sicurezza. Dobbiamo per forza risvegliare la serratura premendo un tasto qualsiasi. Vedete? Ora l'ha sbloccata. Dopo un tempo torna di nuovo in posizione di sicurezza. Per preservare la batteria non rimane sempre in ricezione ma va in stand by e bisogna risvegliarla premendo un pulsante.
Oltre al discorso del codice che abbiamo impostato e delle chiavette, abbiamo come opzione anche quella di creare delle password temporanee. Quindi qua nel menu, se andiamo a premere password temporanea, ci dà la possibilità di ottenere un codice con un'ora di inizio e un'ora di fine nel quale quel codice sarà ritenuto valido. Bene, l'ho smontata un attimo per ricapitolare 2 o 3 cose. Dunque, tutto quello che riguarda il cambio codici, la gestione delle password, la gestione dei tag e tutto quanto, si fa tutto da tastiera. Basta semplicemente entrare nel menu premendo 2 volte il lucchetto, mettere la password e lui entra in tutta una serie di menu. Ci saranno dei numeri, vedete? 3, 4, 5, eccetera, eccetera. In questo modo si entra nei vari menu. Ovviamente per gestire lo sblocco con il codice basta semplicemente premere il lucchetto e mettere il codice. In questo modo vedete che il gancio si gira insieme alla tastiera. Il tempo di 10 secondi in cui si disattiva è modificabile sempre da tastiera e comunque tutto spiegato molto chiaramente nel menu in italiano. Per quanto riguarda l'applicazione, principalmente possiamo fare solo l'apertura, monitorare lo stato della batteria e abbiamo qui uno storico dove ci dà tutte le aperture della serratura ma fatte tramite app, quindi non si sincronizza con le aperture fatte da tastierino o tramite i tag. Una cosa importante che dovete tener conto prima dell'acquisto: questa serratura smart è gestibile in tutti i modi che abbiamo visto, ma non ha una connessione wifi, quindi non è possibile aprirla da remoto, ma solamente in loco collegando tramite Bluetooth il cellulare all'elettronica. Perfetto, l'unica cosa a cui dovete fare attenzione quando aprite e chiudete è la posizione con lo smusso da mantenere verso destra, perché in posizione dritta, essendo un po' grossa, rischia di urtare contro il bordo e potrebbe danneggiarsi. Stessa cosa in chiusura, se la lasciate dritta vedete che va a picchiare contro. Adesso questo dipende molto dal tipo di porta. Io ho una porta con il montante che va in appoggio sull'anta. In condizioni contrarie, ossia con porta a tirare, il problema non esiste. O con porta con montante a filo muro, anche lì il problema non esiste. Ma in situazioni come questa lo smusso diventa molto importante per consentire il passaggio, ma fate attenzione a rispettare la posizione. Io quello che mi sento di consigliarvi è di cercare di montarla su una porta dove l'unico accesso non sia proprio quello. Questo è un consiglio spassionato, perché potrebbe anche guastarsi, potrebbe non funzionare il backup di emergenza e quindi diventa già un problema. Se riuscite a montarla in un ingresso principale dove per emergenza ci può essere un altro ingresso, tanto meglio. Comunque un prodotto ben fatto, abbiamo visto che la qualità c'è, i materiali sono buoni, venduta da Amazon, spedita in un giorno con tutte le garanzie del caso, costa 159 euro. Non costa poco, ma perché non vale poco. Io onestamente preferisco un prodotto del genere venduto a questo prezzo piuttosto che un prodotto dalle stesse caratteristiche ma che magari funziona una volta su 3, perché insomma stiamo parlando di una porta da aprire e si richiede una certa qualità. Quindi se volete prenderla per quello che avete visto, per quello che fa e per come è fatta, vale quello che costa. Vi lascio come al solito tutti i link in descrizione del video, nel mio canale Telegram, e la trovate anche tra i prodotti recensiti nella mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution. Vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale Telegram Massidattoli, perché metto sempre le anteprime, come in questo caso, dei video che sto per produrre. Io con questo vi ringrazio, vi chiedo ancora un bel like e ci vediamo alla prossima. Ciao da Massidattoli!